vi spiego alcune cose sui nostri paracoppa e sull'evoluzione che abbiamo fatto da Thor Euro 4 a Thor Euro 5, ovvero per i paracoppa che andavano bene sul Yamaha Tenere fino al 2020 e le modifiche necessarie per farli andare bene le Yamaha Tenere 2021. Iniziamo. La Yamaha Tenere 2021 Euro 5 ha il catalizzatore che rispetto alla versione precedente, nella versione precedente era alloggiato sul fondo, nella 2021 o Euro 5 è posizionato frontalmente qua. Quindi questo, che è il paracoppa che andava bene fino alla versione 2020, è diventato piccolo. Abbiamo dovuto, rispettando le linee di questo che è piaciuto, abbiamo dovuto realizzare un paracoppa più grande, ancora più grande. In questo modello il catalizzatore Euro 5 viene alloggiato qua davanti. Adesso vi spiego i 6 motivi che volevamo risolvere quando abbiamo iniziato a fare questo paracoppa. Il numero 1 è la ventilazione del corpo motore. La Tenere è una moto che scalda abbastanza e ha bisogno di aria. Quando abbiamo creato il primo Thor abbiamo pensato in modo tale che ci fosse un completo flusso d'aria, un completo passaggio d'aria. C'è da tenere in considerazione che la T7 in questa zona ha uno scambiatore acqua-olio che è meglio ventilare. Per me è un errore chiudere tutta la zona qui davanti, perché è una zona che è meglio tenere fresca. Lasciatemi dire che abbiamo testato in quasi un anno, abbiamo testato questo paracoppa con i Tenere in ogni condizione, dalla neve al fango, percorsi tipo trial, ad altissima velocità nei letti del fiume a giugno con Ivan Boano, e non abbiamo mai avuto problemi di eccesso di temperatura. Con l'avvento dell'Euro 5 è stato necessario modificare Thor da un punto di vista di ventilazione, oltre che di dimensioni. Il catalizzatore della moto è posizionato in questa zona, è molto esposto, quindi abbiamo aperto ancora più feritoie sopra, come nell'Euro 4, e praticamente adesso è tutto aperto. Faccio notare anche che ha questa forma a mo' di convogliatore che serve a obbligare l'aria a passare da questa zona. In questo modo, con la temperatura del motore, siamo a posto. Punto 2. Robustezza. Allora, quando abbiamo pensato a questo paracoppa, lo volevamo fare molto robusto. Ci occupiamo di lavorazioni lamiere da circa 30 anni e quindi conosciamo abbastanza bene quali leghe usare, quali non usare. Ci sono materiali che per esempio non sono adatti per questo tipo di lavorazioni, sono materiali che sempre alluminio, ma che se tu pieghi sono troppo duri e nel tempo possono cricare, con le vibrazioni possono spaccarsi. Ci sono altri materiali che quando vengono saldati diventano morbidi e rimangono morbidi. Questa è l'esatta lega che può essere piegata, è durissima, può essere piegata, quando la saldi, quindi la scaldi, diventa temporaneamente più morbido, però a contatto con l'atmosfera torna della durezza originale in qualche giorno, quindi è il materiale perfetto. Come spessore abbiamo un po' esagerato, è tutto 3 mm tranne il fondo che è addirittura 5 mm. All'interno ci sono cordoni che servono proprio a rinforzare ulteriormente il paracoppa. In questa zona lo spessore di Thor, dove ci sono questi cordoni, arriva anche a 1 centimetro, e quindi questa zona è molto difficile da danneggiare. È tutto completamente rinforzato internamente ed esternamente. C'è da dire anche che abbiamo fatto test per circa un anno con gente che corre, gente che fa fuoristrada estremo, pietraie eccetera, e non abbiamo mai avuto un singolo problema.
3 punti di fissaggio. E rispetto al primo Thor aveva 8 punti di fissaggio, questo ne ha 6, ma mantiene alcune particolarità che vi faccio vedere. Allora, partiamo. Questa è la staffa frontale che viene fissata al telaio e che va a fissarsi qua, qui. Questa è la staffa di sinistra che viene fissata qua, questa è la staffa di destra che viene fissata qua, ok? Rimangono i fissaggi originali sotto la culla e soprattutto nel retro della moto, nella parte retro, c'è questo tampone molto robusto in acciaio inox con una gomma attaccata che viene fissato alla moto qua. Non è più fissato con delle viti al paracoppa come nel primo Thor, però viene fissato al telaio, una parte molto robusta del telaio, e violenti urti, semplicemente invece che mettere in crisi la culla del telaio del Teneré, si vanno a scaricare in questa zona. Punto 4. Protezione leveraggio. La protezione del leveraggio l'abbiamo sostituita da quello spoilerino in alluminio a una protezione completa in materiale plastico. La troverete dentro la confezione, le fa tutte a mano Alessandra, e nell'Euro 5 non c'è differenza fra cavalletto centrale o non cavalletto centrale, l'abbiamo modificata, questa è la protezione. Se la rompete, se la spaccata, come ha fatto il nostro amico Palmehov, e voi ce lo chiedete, ve ne mandiamo un'altra. È molto funzionale, molto semplice, ma il leveraggio è meglio proteggerlo. In questa moto è molto esposto. 5. Protezione cavalletto. Il cavalletto è molto esposto sulla T7. Per ovviare a questo problema, su Thor, sia sull'Euro 4 che sull'Euro 5, già da gennaio facciamo questa slitta che serve proprio a proteggere il cavalletto. In questo modo è molto difficile che tu possa tranciarlo via o spaccarlo. Questa è una ottima protezione, anche perché nella parte più robusta di Thor, dove è 5 mm, c'è un grosso cordone di saldatura. Punto 6. Linea moto. La T7 è una bellissima motocicletta, molto classica, con linee classiche. Secondo me buona parte del successo di Thor è come si sposa sulla moto. Abbiamo lavorato molto per mantenere le linee dell'Euro 4 lateralmente, e questi fianchi sono identici, cambia solo da questa parte. Abbiamo cercato di creare delle feritoie che riprendessero un po' le classiche linee Yamaha, i quadretti e così via. E secondo me la moto è più bella con Thor montato, e le tante persone che l'hanno comprato fondamentalmente lo comprano oltre che perché funziona bene, ma lo comprano perché migliora l'linea della moto. Se vi piace la vostra moto. Compatibilità. Allora, se hai una moto Euro 4 o 2020 puoi comprare sia Thor Euro 4 che rimane in produzione, costerà un po' meno dell'Euro 5 perché ci vuole un sacco di tempo per farlo. L'Euro 5 richiede molto più lavoro, più o meno il doppio rispetto all'Euro 4. Ci sono un sacco di pieghe in più, tantissime, e un sacco di saldature in più, smerigliature, insomma richiede molto più lavoro. Comunque sulla moto 2019-2020 si monta sia l'Euro 4 che l'Euro 5, prendi quello che ti piace di più. Se sulla motocicletta Euro 5 monti degli scarichi come X-Racing, Akrapovic, così puoi scegliere sia l'Euro 5 che l'Euro 4, i collettori completi intendo. Se invece hai solo il silenziatore ma mantieni il collettore originale, l'Euro 5 necessita di Thor Euro 5, questo non va assolutamente bene. Se hai una motocicletta Euro 4 e monti i collettori Arrow, che prima non andavano bene con questo vanno sicuramente bene. Riguardo al cavalletto centrale, si monta senza problemi,
e riguardo alle crash bar, entrambi montano con i tubolari, le protezioni tubolari crash bar, sia originali Yamaha, quelle alte, sia Touratech che Eccobecker che Motea, sempre quelle alte. Altre protezioni non ne sono a conoscenza. Allora stiamo litigando qua in azienda su che colori farli, va bene? Io penso che li faremo sicuramente naturali, non rifiniti e neri opachi, lisci o raggrinziti, che sono quelli che sono andati per la maggiore. Per quanto riguarda il dove comprarlo, contattateci, contattate noi, www.gpmucci.it, scriveteci anche su Facebook, Instagram, così, e potete anche sentire Ivan Boano, ce n'è una versione sua senza lette, si chiama Tor Air, che ha solo tutti fori, molto bella, e basta, quindi spero di vedervi in giro. Ciao!